Benvenuti amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi parliamo di substrati. Ho fatto qui una selezione, ho approfittato di questo scampoletto di sole per farvi vedere. Allora, i substrati si distinguono in due tipologie, o organici, quindi abbiamo tutto quello che è naturale, barche e lo sfagno, o l'orchiata, quello che voi scegliete, e tutto quello che è inorganico, cioè che praticamente non può più deteriorarsi con il tempo perché ha subito già una trasformazione. Questo è il carbone vegetale, quello per le grigliate, per i barbecue. Questo già è legno trasformato, quindi non si ritrasforma più, non degenera perché è già bruciato, il legno bruciato. Questo che vedete qua è il marmetto di Carrara, la ghiaietta fina. Questo che vedete è il lapillo vulcanico. Guardate da vicino, il lapillo vulcanico sembra una superficie lunare, è spettacolare per le piante, proprio perché la radice trova lì nella questa struttura tutto il suo benessere. Questa è una chips di polistirolo, questo che vedete qua è l'argilla espansa, questa rotonda, se argilla espansa, e questo qua invece non è altra che la pietra pomice. Allora, tutti questi sono materiali inorganici, giusto? Sono materiali che non possono rovinarsi, cioè li potete tenere per anni perché non si rovineranno mai. Ogni cosa ha il suo pro e contro. Questo è un materiale che per l'umidità è spettacolare, in quanto sia lo sfagno che il barche o l'orchiata messe insieme garantiscono molta più umidità. Questi materiali qua in realtà una volta bagnati non possono inzupparsi come farebbe lo sfagno, non riescono a inzupparsi. Questo bianco qui che è il chips di polistirolo non si inzupperà mai. Questi riescono a ritenere l'acqua in una certa percentuale, questi la lasciano scorrere, ovvero sia ne assorbono in piccola quantità ma non più di tanta. Il ghiaietto di marmo non l'assorbe per niente. Una cosa importante del ghiaietto di marmo, l'avevo visto e l'avevo detto in un video, il ghiaietto di marmo contiene calcio, quindi potrebbe rilasciarlo anche alle radici. Questo è detto da alcuni coltivatori che sostengono che potrebbe capitare una cosa del genere. I mix all'interno di tutto questo li facciamo noi, quindi non esiste un substrato particolare che io vi posso consigliare o che qualunque video vi possa consigliare. Vi diamo dei suggerimenti, ma la cosa importante che dobbiamo riconoscere è la nostra manualità, ovvero sia quanta acqua siamo disposti a dare, cioè siamo persone che ce le dimentichiamo, le orchidee, allora se ce le dimentichiamo perché non abbiamo tempo, chiaramente facciamo una separazione, è meglio mantenergliela quella poca umidità. Se siamo invece coltivatori che abbiamo il gomito largo, che buttiamo giù acqua in quantità, allora ci vuole che abbiamo l'accortezza di usare materiali che la lasciano scivolare via l'acqua, che non la ritengono molto a lungo. Un'altra cosa caratteristica è l'ambiente in cui coltiviamo, perché l'ambiente in cui coltiviamo, se c'è umidità, se ce n'è poca, se teniamo i termosifoni accesi e già lì creiamo un mondo, perché i termosifoni accesi in inverno e il caldo in estate fa sì che abbiamo ambienti o molto umidi o poco umidi e questo determina una scelta. Poi una cosa importante è anche il vaso di terracotta o il vaso di plastica già determinano un cambiamento a livello dei substrati. Guardate il video, lo facciamo finché c'è il sole, poi quando il sole va via finisce il video, facciamo questa cosa carina oggi. Allora, il vaso di terracotta asciuga prima, il vaso di plastica mantiene di più. Quindi se noi facciamo il vaso di terracotta con questi due elementi organici, il barche e lo sfagno, se sono ritentori di umidità, in realtà con il vaso di terracotta anche questi la possono cedere, quindi possono asciugare molto velocemente. Se noi al vaso di terracotta mettiamo gli inerti, diciamo che la velocità di asciugatura è molto maggiore. Viceversa, se noi mettiamo questi substrati che mantengono l'umidità nel vaso di plastica, l'umidità viene mantenuta per molto tempo. Quindi il mix che noi possiamo fare all'interno di questo, possiamo mescolarli tutti insieme, possiamo fare solo materiali inerti. Cioè, chi coltiva Papio Pedilum solo in materiali inerti e si trova benissimo. Quindi non esiste un suggerimento che qualcuno vi può dare, perché dovete essere in primo luogo conoscitori di voi stessi, se siete disposti a ricordarvi di dare l'acqua o se li volete lasciare là.
e dimenticarvele. E poi dovete tener conto del vostro ambiente. In base a questo potete fare tutte le miscelazioni che volete e non avrete difficoltà. L'importante è che conoscete bene l'ambiente di coltivazione, perché è quello che ve la dice lunga sul vostro modo di coltivare. Il sole è finito, il video è finito, a presto.